Piloti, benvenuti nel primo vero video nel mio canale dedicato al fantastico mondo dei droni stabilizzati ed FPV. Mi chiamo Riccardo, Toric, ed oggi vedremo come costruire un drone da corsa con interasse di soli 190 mm. In Italia esiste la Coppa Italia Drone Racing, che negli ultimi anni sta vedendo crescere sia in numero sia in esperienza i propri piloti, e se vorrai partecipare anche tu avrai necessariamente bisogno di un drone adeguato. Il frame che useremo oggi sarà quello progettato e realizzato da Paolo Ponzo, aka Fins FPV, un pilota di droni italiano che ha sviluppato un frame specifico da corsa seguendo lo stile dei frame a bracci verticali, che rispetto ai classici frame a bracci orizzontali tagliano meglio l'aria, riducendo notevolmente l'attrito e aumentando così la velocità massima, la manovrabilità e l'accelerazione. In descrizione vi lascio il link al suo profilo Instagram e al suo negozio, fateci un salto. Ma vediamo ora quali componenti utilizzeremo per questa build. Il cervello che farà volare la nostra Foxy Lady è uno stack T-Motor con FC Mini F7 ed un ESC da 45 A. Come ricevente inizialmente volevo usare una Beta FPV ELRS da 2,4 GHz con modulo da 1 watt, ma dopo 3 settimane di problemi ho optato per una Crossfire Nano RX e fin da subito non ho avuto nessun problema. Ma torniamo alla build. La trasmittente video è una Foxeer Reaper Nano con potenza massima di ben 350 mW. La camera è una Foxeer Predator V5 Nano e i motori sono degli ottimi medio budget IMAX Eco 2 2306 da 1900 kV. I componenti possono ovviamente essere scelti a vostro piacimento. Per una build più performante e ovviamente costosa, vi consiglio di cambiare la stack e i motori e prenderne di più alta qualità. Iniziamo montando il frame. Il frame ci arriva tutto in una piccola busta con il logo di Fins FPV. Se abbiamo scelto il frame completo di tutto, all'interno troviamo la canopy, la main plate e la bottom plate, le spars che costituiscono il perimetro esterno, i braccetti, i supporti superiori ed inferiori angolari ed i coprimotori in T+, oltre a tutte le viti e gli stand-off necessari. Prendiamo le 4 spars presenti nel kit e incastriamole una all'altra creando il perimetro quadrato. Fissiamo a mano, senza l'aiuto di utensili, i supporti superiori o inferiori dei motori ad ogni angolo. Si incastrano molto facilmente. Dopo aver fissato i supporti superiori o inferiori dei motori, incastriamo i bracci creando una X. Successivamente fissiamo il tutto con i restanti supporti superiori o inferiori, bloccando i bracci a mo' di sandwich. Il drone può essere costruito dritto o rovescio, la scelta è dovuta esclusivamente al fatto se vogliamo avere la cam più protetta, al rovescio, o avere il corpo più in alto avendo una dinamica nel volo migliore. Con un cacciavite a brucola da 2,5 mm avvitiamo le viti, stando attenti nel caso in cui la base dei motori sia inferiore a 3 mm. Nel caso in cui il motore abbia una base inferiore a 3 mm, bisogna posizionare gli spessori presenti nella confezione per evitare che si danneggi lo statore dei motori. Con l'aiuto del nastro isolante fissiamo i cavi dei motori ai bracci del frame, in modo da evitare che possano strapparsi accidentalmente. Chi volesse può usare anche i copricavo in tessuto per una build più pulita. Prendiamo il main plate ed installiamo l'ESC al di sotto del plate e la FC al di sopra. Possiamo usare lo slot posteriore per avere la stack più centrale e lo slot anteriore per avere la stack più avanzato. Lo slot frontale è più adatto per ESC più grandi e ingombranti. Inseriamo le viti, infiliamo il distanziale incluso nel kit per non avere l'ESC a contatto con il carbonio, colleghiamo l'ESC alla parte inferiore del main plate e fissiamolo con gli stand-off. L'ESC posizionato nella parte inferiore del main plate ci permette di sostituire i motori accedendovi svitando la bottom plate di protezione dell'ESC senza dover smontare tutto. Tagliamo i cavi della lunghezza giusta, prestagniamoli, prestagniamo i pad dell'ESC e saldiamo i cavi dei motori dell'ESC. Avvitiamo le viti più piccole presenti nella confezione e fissiamo gli stand-off, che saranno da spessore tra la main plate e la bottom plate. La bottom plate deve avere il gancio rivolto verso la parte posteriore del drone, dove è presente il condensatore, così da poterci assicurare lo stesso, ed i cavi di alimentazione, per poter evitare che si possano danneggiare durante i crash. Installiamo l'FC dove avremo presaldato la cam, la ricevente e la VTX. Colleghiamo il connettore all'ESC e montiamo il plate al centro del frame, montato in precedenza. La canopy ha un attacco per l'antenna della VTX studiato e realizzato in modo da poter montare la maggior parte delle antenne presenti in commercio. Infiliamo l'antenna della VTX dall'esterno, facendo leggera pressione con il pollice.
Qualora l'antenna abbia un diametro più piccolo, all'interno della confezione è presente un adattatore apposito. La Canopy è studiata per supportare qualsiasi tipo di antenna per le nostre riceventi, che siano ELRS, Crossfire, eccetera. Inseriamo la cam avvitandola alla Canopy, inseriamo le rondelle presenti nel kit e inseriamole nei buchi di fissaggio della Canopy, in modo da poter fissare bene le viti senza schiacciare il TPU. E finalmente eccoci qui con il nostro drone da corsa. Dopo averlo configurato al meglio su Betaflight ed aver messo a punto i PID, saremo pronti a gareggiare nelle competizioni oppure ad allenarci semplicemente da soli o meglio ancora con i nostri amici. Vi suggerisco comunque sempre di fare molta pratica ed allenamento con i simulatori prima di iniziare a volare con qualsiasi drone per evitare danni di non poco conto. Se lo hai costruito, se lo costruirai o anche solo se hai qualche consiglio o qualche dubbio, lascia un commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi. E soprattutto fammi sapere se vuoi un video dedicato esclusivamente alla configurazione su Betaflight e alla messa a punto dei PID. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti invito a iscriverti al canale e ci vediamo a un prossimo video.